Davanti a 3 studi per una crocifissione non si resta neutrali. Il trittico di Francis Bacon è un'esperienza violenta, disturbante, quasi fisica. Non racconta una storia, mette lo spettatore di fronte alla sofferenza nuda senza consolazione. Bacon sceglie il trittico, formato tradizionalmente legato all'arte religiosa. Ma qui non c'è redenzione, la struttura sacra diventa un contenitore per immagini di dolore, carne e morte, svuotate di ogni significato salvifico. Il titolo rimanda alla crocifissione, ma non compare alcuna figura riconoscibile di Cristo. Al suo posto vediamo corpi deformati, macellati e frammentati. Per Bacon la crocifissione è un archetipo universale della violenza umana, non un episodio religioso. Nel primo pannello appare una figura ibrida, quasi animale, distesa su una struttura che ricorda un tavolo da macello. La carne è esposta, vulnerabile, priva di identità. È l'uomo ridotto a corpo. Al centro domina una composizione più complessa, figure appese, membra stirate, colori acidi. Lo spazio sembra una stanza teatrale claustrofobica dove la violenza è messa in scena come un rituale inevitabile. Bacon detestava le interpretazioni narrative delle sue opere, ma alcuni critici ipotizzano che il personaggio vicino al bordo sinistro rappresenti il padre dell'artista, ufficiale dell'esercito che aveva ripudiato il figlio perché omosessuale. La posa sgraziata e distorta conferma la malevolenza dell'uomo. Bacon è noto per la visceralità dei suoi dipinti. La cassa toracica scoperta della figura straziata, appesa alla croce, ricorda una carcassa da macello. L'artista dichiarò che assistere a una macellazione gli fu di grande ispirazione. Servì infatti a rammentare che l'uomo è fatto di carne. La presenza inquietante, collocata in basso a destra, rappresenta l'intento voyeuristico dell'osservatore. La figura ricorda i santi presenti ai piedi della croce nelle rappresentazioni tradizionali, ma potrebbe anche identificare la morte o l'anima che si allontana dal corpo del defunto. Per quanto figurativi, i dipinti di Bacon, se osservati attentamente, sembrano astratti. Giocando d'azzardo nell'arte come nella vita, l'artista sfruttava l'effetto casuale, lasciando sul quadro anche gli spruzzi di pittura se riteneva che conferissero all'opera l'emotività voluta. L'uomo raggomitolato sul divano, in posizione fetale nel pannello centrale, incarna la vulnerabilità umana. Il personaggio si contorce per il tormento, non è chiaro se esistenziale o fisico. Potrebbe essere un'allusione all'interesse di Bacon per le pratiche sadomasochistiche. Nel terzo pannello resta solo ciò che segue la violenza, un corpo inerte, svuotato, quasi un residuo organico. Non c'è pathos, non c'è pietà, solo silenzio dopo l'atto. I rossi sanguigni, i rosa lividi, i bianchi sporchi rendono la pittura simile alla carne stessa. Bacon non descrive il dolore, lo costruisce attraverso la materia pittorica fatta di colpi rapidi, strappi e cancellazioni. Bacon rifiuta ogni racconto lineare. Il trittico non va letto, ma attraversato. Le immagini non spiegano, colpiscono. Lo spettatore diventa parte dell'epoca, coinvolto emotivamente e fisicamente. Realizzato nel 1962, il dipinto riflette un secolo segnato da guerre, genocidi e disillusione. Per Bacon l'uomo non è un essere razionale e progressivo, ma una creatura fragile, violenta, destinata alla sofferenza. 3 studi per una crocifissione è una delle opere più radicali di Francis Bacon, un capolavoro che non consola, non redime e non offre risposte, ma ci costringe a guardare ciò che spesso preferiamo evitare, la nostra vulnerabilità più profonda. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!